Ogni tanto si dice sono vivo o morto, adesso mi devo riuscire ad entrare maggiormente in cultura. Vi siete dati un pizzicotto, non respirate. Notate come i vostri occhi forse adesso per molti saranno come stranamente, incredibilmente aperti. Provate a pizzicarvi sul lato braccio, vi date un piccolo pizzicotto. Molti verificheranno che hanno una specie di piccola analgesia, giusto? Sì. Sì? Ok. Sono quelli che hanno gli occhi aperti, che rimangono aperti, analgesia. Infatti ogni tanto si dice sono vivo o morto, adesso sono in un sogno, adesso mi pizzico, se sento male vuol dire che sono... Adesso lo sentite. Allora, quindi siete in una specie di ipnosi. Ora vi siete dati un pizzicotto, non l'avete manco sentito. A questo punto siamo arrivati a un primo livello di trance. Si può ancora andare oltre. Quindi avete verificato, io non so se tutti, ma sappiate che fisiologicamente prima o poi ci arrivano tutti, che potete avere anche una specie, noi la chiamiamo forza. Cioè c'è una forza dentro di voi che vi dà analgesia, che vi porta in un certo stato e che voi magari siete ancora uguali, cioè esistete, però ad un certo punto questa forza può uscire fuori. Io vi chiedo di rimanere davanti allo specchio più che altro per evitare, per mantenere questa piccola situazione di trance. Adesso cercheremo di fare qualche cosa per le emozioni negative. Ora noi abbiamo uno stato di trance. E in questo stato di trance vi guiderò con la terapia dello specchio a lavorare su qualche situazione emozionale che voi avete. Anche chi è stato stamattina, se ha già fatto un esercizio simile, adesso avrà magari un vantaggio maggiore perché riuscirà ad entrare maggiormente in quello che sto dicendo. Questo è un esercizio collettivo che funziona molto bene, però allora ognuno di voi magari avrà un problema. Comunque magari vi sentite inadeguati, incerti, oppure potete pensare, magari non ce l'avete in questo momento, potete pensare a una volta in cui vi siete sentiti inadeguati, incerti, avete avuto esitazione o altre cose. Quindi cercate nel vostro... L'ideale sarebbe anche cercare qualcosa che magari sia importante per voi, magari qualcuno non si è sentito non amato, qualcuno si è sentito, io vi dico adesso 9 o 10 affermazioni che possono corrispondere a qualche cosa che tocca qualcuno di voi e voi ne andate a scegliere uno perché non possiamo lavorare. Essere imperfetti, magari vi siete sentiti imperfetti. Al 2, magari avete pensato che valevate poco, c'è stato qualche volta che avete pensato che valevate poco. Avete pensato che forse non stavate facendo abbastanza, che eravate un po' poco attivi, poco... Quarto, avete pensato che magari non mancavate d'amore, che magari sì, eravate inadeguati, ecco, eravate inadeguati all'amore degli altri, se eravate che non sapevate abbastanza. Un'altra cosa, un'altra possibilità ancora è che foste semplicemente soli, che vi sia capitato nella vita di essere, vi siete sentiti soli, incompleti, anche un'altra possibilità, senza potere, senza amore. Queste sono molto comuni mancanze che le persone sentono e che toccano quasi sicuramente tutti voi. Hanno sentito una, stanno sentendo una di queste e in questo momento la sentono nel corpo. Ora fermatevi solo su una di queste, sentitela nel corpo e vi chiedo semplicemente di notare che forma ha, perché non solo la sentite, potrebbe essere una griglia, potrebbe essere qualche cosa che vi è stato piantato dentro, un coltello che vi è stato piantato dentro, potrebbe essere, non sappiamo che cosa sia, comunque ha una forma nel corpo. Notate questa forma